attesa lunga ma giustificata per l'arrivo della nuova BMW F900 GS. L'aspettavamo da tempo e del resto ci immaginavamo una vera e propria rivoluzione. Diciamo la verità, la sorella 850 in tutte le sue versioni non era riuscita proprio a scaldare gli animi degli enduristi a cui piacciono le medie cilindrate. Ecco fatto, la nuova enduro media di BMW è stata pensata e realizzata proprio per questo, fare del vero off-road. Nuovissima in tutto, più dell'80% di questa GS è inedito. Estetica più che convincente, snella dove serve, 14 kg più leggera di prima e componentistica per farsi venire i calli alle mani. Forcella Showa regolabile da 43 mm e corsa da 230 mm, ruota anteriore da 21 pollici fondamentale, pinze Brembo e dischi da 305 mm e 105 cavalli gestiti da una nuova elettronica. Tante mappe con cui divertirsi quando ci si vuole sporcare nel fango e non poco. Curiosi di provarla? Sì, per capire fin dove si sono spinti i tecnici BMW e noi oggi li seguiamo con la prima parte del test direttamente in fuoristrada, equipaggiati con le Metzeler KR4 e nel pomeriggio relax con la versione asfaltata, quella gialla. A questo punto, dati alla mano e bocce ferme, vi domando in quale confronto la vedreste già protagonista, con le medie come Aprilia, Yamaha o Triumph o più su contro Honda e Ducati? Ne parliamo alla fine di questo test. Dai che si parte e poi ci vediamo dopo. Allora facciamo nuovamente conoscenza del display di BMW F900 GS, ritroviamo sostanzialmente lo standard che abbiamo visto già sui precedenti modelli, non cambia nulla, bel display, a mio avviso uno dei più semplici a livello di lettura, che si regola ovviamente con lo scroll sul lato sinistro, ovvero la rotellona, il pomellone che era sempre presente sugli altri modelli. Vi faccio vedere quali sono le indicazioni di massima. Muovendoci sul lato sinistro troviamo i consumi, in questo caso 160 km, 4,8 litri per 100 km percorsi, buonissima media. Tutti i dati principali a livello di guida, velocità media, e poi entrando nel menu, quindi nella parte più interessante, si può andare a settare proprio le specifiche delle varie mappature, Riding Mode Selection, e si può entrare ovviamente attivare e disattivare tutte le varie opzioni di guida. Cosa cambia? In realtà nulla rispetto alle precedenti o le diverse altre piattaforme del gruppo, quindi troviamo un display di facilissima lettura, uno dei più semplici e uno strumento di gestione di tutte le funzioni a mio avviso tra i migliori in assoluto. Dopo tanto torpore, e mi riferisco al lungo periodo che è intercorso tra progetto 850 e l'arrivo della 900 GS, finalmente si può tornare a sorridere pensando alla possibilità di fare del salno fuoristrada in sella all'unica enduro di famiglia con ruota anteriore da 21 pollici. Il cambio di passo è evidente, un colpo di spugna per mettere in archivio il passato e il risultato convince. Tutto parte dal minor peso, 14 kg non sono cosa da poco, ma sono le sospensioni, finalmente di alto livello, a dettare il ritmo lontano dall'asfalto. Forcella vera, regolabile della Showa, sezione da 43 mm, escursioni di 230 per puntare l'ostacolo passandogli sopra senza una scartata improvvisa dell'avantreno. Buon lavoro anche per il posteriore, mono ZF regolabile in tutto con il registro remoto e il precarico sul lato sinistro. Pacchetto sport a parte. Prime considerazioni sulla ciclistica della F900 GS, la versione che abbiamo noi usato questa mattina dopo 60 km, buona parte fatti in fuoristrada, è quella con sospensioni sport riconoscibili, tanto per la forcella Showa d'oro, i tappi della cartuccia chiusa con le regolazioni e non ultimo il monoammortizzatore ZF con le regolazioni alte e basse velocità. Abbiamo fatto 60 km dove l'anima fuoristradistica della nuova F900 GS è venuto fuori in modo prepotente ma positivo. Onestamente quando inizio a guidare
questa categoria di moto ho bisogno sempre di un piccolo warm up per trovare il feeling sul movimento in sella, spostamento del corpo, avanzamento in accelerazione e frenata, nonché qualche piccola derapata giusto per togliermi il gusto. Beh, ecco, devo confessare con piacere che la F900 GS instaura fin da subito un ottimo feeling con chi guida. Sarà perché la memoria mi riporta la prima 850 che era decisamente più pesante, con sospensioni assolutamente non adeguate alla missione che ha in questo momento la F900 GS. Fa piacere notare come il pacchetto offerto in questo momento con questa moto qua sia assolutamente all'altezza delle aspettative. Dal punto di vista dinamico, ovviamente abbiamo guidato anche su strada con le Karoo 4, gomme secondo me incredibili per le performance in ogni condizione, anche guidato stradale con tante curve in appoggio, quasi da pedane a terra potrei dire, ma più che mai invece incisive quando si guida sul terreno che abbiamo avuto a disposizione oggi, un po' di terreno compatto, poi un po' di sasso smosso, anche un po' facilmente sfondabile in accelerazione. Sostanzialmente cosa rilevo? Un buon bilanciamento dei pesi, mi piace la snellezza di questa zona qua, la zona centrale, quella dove normalmente le gambe si possono portare per un facile contatto a terra giù il prima possibile, ma anche la sezione relativamente ridotta, non strettissima, della zona alta del serbatoio che ti permette comunque di avanzare. Secondo me è il pezzo da 90, un pezzo d'artiglieria pesante di questa nuova F900 GS, molto rigida, molto reattiva nella risposta, stabile, affronta l'ostacolo assorbendolo e senza riportare praticamente nulla sul manubrio. Un buon lavoro quindi da questo punto di vista anche come primo setup, vale sia sull'uso stradale sia sull'uso fuoristradistico un pochino impegnativo, monoammortizzatore che per come l'ho usato io in questo momento, io peso vestito quasi 85 kg, rispetto al setup iniziale che ci hanno consigliato ho chiuso di un altro click il precarico per averla leggermente più alta dietro e un pochino più carica in avanti e quindi avere un ingresso migliore in curva. Sensazioni legate anche all'impianto frenante, doppio disco buono, si gestisce veramente con un dito nel fuoristrada, e posteriore forse leggermente troppo reattivo, scarica facilmente quando si disattiva l'ABS al posteriore, però era una condizione di terreno decisamente friabile, quindi con poco grip a terra. Quindi in questo momento dal punto di vista fuoristradistico mi sento di promuovere, mi è piaciuta il comportamento in fuoristrada, anche perché il bilanciamento dei pesi è davvero ben fatto e ti porta a guidare sempre molto volentieri in piedi sulle pedane piuttosto che sedersi e cercare una posizione più confortevole. Si sta meglio in piedi, il manubrio è alto il giusto, la triangolazione in sella è azzeccata, belle pedane tutto sommato larghe per guidare in piedi e confortevoli. Adesso attendiamo poi il responso del motore nel guidato che faremo adesso e dopo ne riparliamo. E intanto vi racconto com'è questo bicilindrico. Il passaggio da 853 cm3 agli 895 del motore della 900 XR ha reso giustizia ad una ciclistica che meritava quel giusto tocco di potenza in più. Il bicilindrico da 105 cavalli non perde la sua fasatura a 270 gradi, che è un po' il carattere distintivo anche nel sound di questo motore, e permette di avere un range ancora più ampio di utilizzo. Di serie il DTC, Dynamic Traction Control, e i classici Riding Mode, Rain e Road, espandibili e a mio avviso utili se si vuole giocare in fuoristrada con Enduro e Enduro Pro, che comprende anche ABS disinseribile al posteriore. Siamo giunti al termine di questa prima parte, la prima metà del test legata alla nuova F900 GS, finita la parte off-road. In totale abbiamo percorso 80 km per un consumo medio dichiarato dal computer di 5,7 litri per 100 km. Un dato ovviamente relativo al fatto che si guida di marce basse, si derapa un po', si fanno delle piccole grandi accelerazioni, insomma non si viaggia costanti come succederebbe in nelle strade normalmente aperte al traffico. Bene, considerazione sul motore. Motore morbido, non lo posso definire un motore che ha il colpo in canna, assolutamente. Ai regimi più bassi comunque denota una buona agilità, una buona elasticità, a 3500 giri in sesta marcia se a 90 km/h, e ti porta tutto sommato bene fuori dalle curve. Un motore che vibra poco, si sente un po' sul manubrio,
per niente su pedane e posso dire altrettanto sulla sella. Sensazione di guida, allora un motore che ti aiuta e tratto nello specifico le due mappature Enduro ed Enduro Pro. Mi concentrerò maggiormente sulla gestione della parte stradale nel pomeriggio quando guideremo la versione non più con le gomme tassellate. Allora, nella prima mappatura, la mappatura Enduro, è una mappatura estremamente conservativa. Il setup della risposta del traction e l'apertura delle farfalle è stato fatto in modo estremamente prudenziale, pensato per chi magari non ha grande confidenza col fuoristrada ma si vuole in qualche modo cimentare, perché ti accorgi che alla prima apertura del gas sostanzialmente c'è un ritardo molto evidente, addirittura si sentono proprio la chiusura delle farfalle che attendono un po' prima di aprirsi per buttare benzina dentro i cilindri e quindi farti accelerare. Onestamente io ho preferito guidare in configurazione Enduro Pro, ho disattivato il traction control posteriore, ABS in configurazione off-road, che vuol dire soltanto all'anteriore attivo e dietro si può bloccare. In questo contesto di terreno morbido che abbiamo affrontato oggi con le Metzeler Karoo 4, devo dire che la risposta del motore è talmente neutra, talmente piatta, talmente soddisfacente che anche io che ci impiego un po', come dicevo prima, a prendere confidenza con le moto da fuoristrada ai primi chilometri, insomma fare una sorta di warm up, mi sono trovato subito bene e la risposta è sempre molto progressiva. Sostanzialmente si può puntare il gas a 4000 giri, innescare una derapata morbida e tirarla per un bel pezzo, il che è una grande cosa e soprattutto dà molta soddisfazione. Considerazioni legate sempre al motore, forse se ci fosse una seconda marcia un pochino più corta, lo segnalo perché nel single track che abbiamo fatto c'erano dei momenti che mi sentivo al limite di dover inserire la prima marcia, ma poi con la buona schiena che ha il motore riuscivi comunque a uscirne dignitosamente senza grossi problemi dalla difficoltà dall'impaccio, però una seconda leggermente più corta non sarebbe affatto male. A questo punto continuo facendo alcune precisazioni legate al piacere di guidarla in fuoristrada, dove premio ovviamente il comportamento della forcella che mi è piaciuto tanto, leggermente migliorabile il comportamento del monoammortizzatore, tende per l'assenza anche del leveraggio ad essere un po' dura nella parte finale della corsa, tende proprio un po' a chiudersi. Posizione in sella, per quello che riguarda la guida in piedi, buona se stiamo centrali e ci divertiamo semplicemente caricando e scaricando il peso anteriore e posteriore, tocco relativamente bene a terra, con entrambe le punte sono alto 1,78 m, quando invece è il momento di spingere un po' di più sulle pedane e portare avanti il corpo in modo aggressivo, magari su per una salita, la zona centrale del serbatoio rimane un po' larga e si fa fatica a stringere le gambe. Detto questo, piacevole soddisfazione per questa prima presa di contatto, deciso il passo in avanti di F900 GS, anzi rivoluzione nel vero senso della parola, non condivide veramente già più nulla con il precedente modello. Adesso ci fermiamo, nel pomeriggio continuo con la versione più stradale, non avrà più le gomme leggermente tassellate e poi dopo conclusioni. E ora la prova della versione un po' più stradale, che rinuncia alle sospensioni sofisticate pensate per l'off-road, ma che garantisce una buona dose di conforto e un'ampia scelta comunque di regolazioni. La F900 GS è una media enduro che denota una più che soddisfacente vocazione all'impiego quotidiano e su lunghe percorrenze. Poche vibrazioni rilasciate dal motore e una buona triangolazione in sella sono elementi che tengo sempre in grande considerazione perché non tutti hanno intenzione di allontanarsi dall'asfalto, ma anzi, proprio su strada vogliono percorrere migliaia di chilometri. Ancora 160 km da quando abbiamo fatto il cambio di moto, quindi passando dalla versione un po' più fuoristradistica con le sospensioni sport,
riconoscibili appunto perché hanno il fodero d'oro, invece qua sono decisamente più scure, e addirittura il monoammortizzatore che qua ha la regolazione del precarico col pomellino piccolo, invece la versione sport ce l'ha sul lato sinistro con un bel pomellone grosso facilmente gestibile. 160 km di asfalto che ci permettono anche un po' di tirare le conclusioni rispetto a questa primissima presa di contatto del mondo F900 GS, che nella versione che stiamo provando adesso ci riporta al 2009, quando BMW lo utilizzò più o meno nella variante simile per il lancio della S1000RR, un bel po' di anni fa ormai. Allora, conclusioni. Decisamente interessante il comportamento del motore nelle 3 mappature. Rain ovviamente da non utilizzare sull'asfalto asciutto, road molto morbido nel comportamento e nell'erogazione, dynamic una bella spinta. Per ciò che riguarda il comportamento del motore, quindi mi sento di promuoverlo soprattutto per un uso a 360 gradi che, rispetto a quanto avevo detto stamattina, cioè che nell'uso fuoristradistico era un po' morbido sotto, invece usata su strada normalmente, che si lavora sui regimi dei 4, 5, 6 mila giri, il motore ha una bella presenza. Mi viene anche da dire che tutto sommato in questi casi, con queste prestazioni, non ti viene voglia di desiderare di più per divertirti anche se guidi di buon passo, compreso il fatto che c'è all'anteriore una ruota da 21 molto stabile, molto confidente, magari non velocissima, ma sicuramente in grado di sostenerti anche quando fai delle belle curve in appoggio. Nell'ordine, è il momento quindi di dire cosa mi è piaciuto e cosa no. Parto dall'anteriore. Poco feeling con questo cupolino che non è regolabile, con il casco con la letta. L'aria si infila nel mezzo e il comfort non è ai massimi livelli, cioè la protezione del casco non è validissima. Si è ben protetti a livello di braccia e di busto, ma la testa è un po' esposta, quindi l'assenza di regolazione in altezza è una cosa che mi sento di dover segnalare. Dal punto di vista del cambio, anche in questo caso, sempre un pochino gommoso, soprattutto nello scendere, innesti col quick shifter buoni, non velocissimo ma sicuramente valido. Nella zona alta del manubrio segnalo le leve regolabili sia frizione che freno, molto importanti, e lo stesso posso dire della parte bassa riferito alla leva del freno posteriore con la doppia altezza per quando si guida sull'asfalto e invece quando si guida in fuoristrada, e sul lato sinistro leva del cambio con doppio ingresso per poter regolare l'eccentrico che si può mettere sia in una posizione più distante o posizione più vicina per assecondare l'esigenza di piedi diversi. Sella, questa è la sella di serie 870 mm, quella che ho indicato prima. Per i primi chilometri la sensazione di avere una sella confortevole che ti sostiene, un bello schiumato che alla fine sembra essere ideale per lunghe percorrenze. Dopo 160 km ammetto che la qualità del comfort è un po' scesa, quindi da rivedere o perlomeno da provare per trovare quella più indicata. Passeggero, presenza gradita? Abbastanza, non tantissimo, sicuramente poca distanza tra pedane e seduta. Ci sono 2 pseudomaniglie che sono posizionate qua posteriormente, che sono il proseguimento del telaietto posteriore. Forse qui ci voleva un pochino più di attenzione non al design ma proprio alla funzionalità per il passeggero. Spero di non aver dimenticato nulla. È una moto che rispetto al passato ha fatto un deciso salto in avanti, quasi che non ci sia più nessuna corrispondenza. Mi sento di promuoverla e a questo punto, come ho detto all'inizio, in realtà la domanda la faccio a voi: cosa ne pensate? Vi è piaciuta? Se avete domande, ovviamente qua sotto siamo sempre pronti a rispondere a tutte le vostre domande, dubbi, curiosità riferite anche a questo nuovo modello sull'F900 GS Model Year 2024. Se non vi siete ancora iscritti al canale fatelo, arriveranno altre novità, altri prodotti che testeremo a breve e soprattutto avanti tutta con Red. Al prossimo video, ciao!